Ah, ma allora siete tornati! Allora, ciao, io sono Matteo e benvenuti in Banana Lab. Torniamo su un argomento che può interessare a molti, ad altri forse non può interessare. Farei questa serie di video per partire effettivamente dalle basi, di quelli che sono gli oggetti basilari che abbiamo più o meno in ogni gioco. Quindi ci saranno una serie di appuntamenti che parleranno delle varie componenti che vanno a comporre un videogioco di qualsiasi natura, che sia un'avventura grafica, che sia un open world, che sia uno strategico. E quindi oggi vi parlerò di uno di questi sistemi, che è il sistema di generazione dell'erba. Non quella da fumare, intendo l'erba che è presente sui prati. Ovviamente questa componente dello sviluppo non può essere applicata sempre e comunque indistintamente a tutti i generi, però ci sono generi tipo appunto gli open world che ne fanno un grandissimo uso e oggi andiamo a vedere come è fatta l'erba nei videogiochi. Ora facciamo finta di essere degli sviluppatori del passato e mettiamoci nella condizione di dover sviluppare l'erba del nostro videogioco. Non ora. Sì, perché questo è il problema fondamentale. Nei videogiochi del passato questa componente non era esattamente così semplice da gestire come oggi. Tornando indietro nel tempo, quello che era presente nei videogiochi del passato erano semplicemente delle texture bidimensionali di erba che poteva essere o disegnata a mano oppure poteva essere un'immagine fotografata dalla vita reale e poi digitalizzata e portata all'interno del videogioco. Questa poi veniva applicata al plane del terreno e a quel punto il risultato era che avevamo questi terreni terraformati, ma che in realtà avevano soltanto una texture piana sopra di loro che dava l'impressione di essere sull'erba. Queste texture ora, guardando indietro a questi videogiochi, è chiaro che questa tecnica non è invecchiata così bene. L'aspetto positivo di questa tecnica però era chiaramente l'aspetto prestazionale, perché ovviamente renderizzare a schermo per le GPU dell'epoca un elemento così semplice come una texture bidimensionale era sicuramente meno rispetto a dover renderizzare milioni o miliardi di piccole figure che rappresentavano l'erba. Con il passare del tempo poi sono state implementate nuove tecniche che andavano a sovrapporsi a quella già presente. Una delle tante è stata per esempio quella di iniziare ad utilizzare le normal map, le mappe normali, ovvero quelle mappe che abbinate alle mappe bidimensionali, quindi alle texture, andavano a reagire agli stimoli della luce e quindi avevamo questo effetto di profondità che serviva per dare un po' più di risalto all'erba, ma comunque il problema non era assolutamente risolto. Andando ancora avanti nel tempo, però sempre nel primo passato, gli sviluppatori iniziarono a fare qualcosa di ancora più interessante, ovvero utilizzare una tecnica chiamata Cardboard. Questa tecnica prevedeva semplicemente lo sviluppo di un'immagine di un filo d'erba che poteva essere applicata all'interno del livello del gioco esattamente come fosse uno sprite bidimensionale, con sempre la faccia principale rivolta verso la videocamera del giocatore. Per aumentare ancora di più il volume di questi oggetti che per loro natura sono oggetti bidimensionali, sempre i nostri sviluppatori del passato furbissimi iniziarono a sviluppare qualcosa di diverso rispetto alla singola immagine piatta. 2 immagini piatte. Due immagini piatte messe a 90 tra di loro. Questo faceva sì che l'oggetto acquisisse maggior volume senza necessariamente
dover diventare un oggetto tridimensionale. E quindi due sprite messe 90 gradi tra di loro iniziavano a diventare qualcosa di visivamente più interessante rispetto al semplice plane con la texture. E vai... Stasera la pasta in brodo la offro io. Questa tecnica funzionò e funzionò tantissimo fin quando il giocatore non vide l'erba da sopra. A quel punto era finita la magia, non c'era più nulla, si vedeva che l'erba era esattamente finta. Un piccolo fun fact è che questa tecnica è ancora oggi utilizzata non tanto più per l'erba, ma per lo sviluppo della vegetazione e degli arbusti. Questi gruppi di oggetti vengono innestati uno sull'altro e rendono alla fine visivamente gli alberi più soffici senza andare troppo ad inficiare sulle prestazioni del singolo gioco. Finché parliamo di piccoli livelli questo ha un senso, ma se iniziamo a ragionare nell'ottica dei grandi open world è chiaro che non possiamo utilizzare tecniche che vadano ad esaurire il budget prestazionale della nostra macchina, e quindi questa è una tecnica non troppo espansiva ma con dei risultati medio buoni. Questa tecnica delle cardboard è stata utilizzata più o meno per un decennio e tuttora esistono ancora titoli che la utilizzano, magari indie che non hanno la possibilità di avere grandi budget rispetto alle macchine su cui funzionano. Fa ancora la sua figura nonostante gli anni. Ora però ci lasciamo alle spalle i nostri sviluppatori del passato e andiamo a concentrarci su come vengono fatti i videogiochi oggi e quali sono le tecniche principali che vengono utilizzate per sviluppare i titoli dai grandi studi. Una delle tecniche utilizzata oggi è sicuramente quella di modellare ogni singolo ciuffo d'erba con un software tridimensionale che può essere Maya, Blender, Cinema 4D, e grazie ai sistemi che ogni casa di produzione ha per gestire grandi volumi di poligoni all'interno dei videogiochi, riescono poi ad avere una propria animazione, una propria lunghezza personalizzata. E questo fa sì che all'interno di questi sistemi che generano randomicamente ciuffi d'erba diversi, avremo quindi la possibilità di piazzare sui nostri piani questi oggetti tridimensionali che non saranno mai l'uni uguale agli altri, ma saranno tutti diversi perché i sistemi che funzionano sotto questi videogiochi riescono a gestire questa grande quantità di poligoni. Poi ancora oggi in realtà la tecnica delle cardboard non è stata abbandonata. Nei grandi videogiochi open world non tutti questi poligoni sono modellati. E quindi come si fa? In realtà la tecnica è molto semplice perché è una tecnica mista. Avremo vicino al giocatore i modelli tridimensionali, ma lontano dal giocatore renderizzeremo soltanto le cardboard, quindi questi semplici piani bidimensionali che rimangono con la faccia frontale alla videocamera del giocatore. Questa tecnica mista fa sì che le prestazioni di un singolo livello, che potrebbe avere 3 miliardi di ciuffi d'erba, abbia soltanto 1000 ciuffi d'erba che sono magari nel raggio d'azione del giocatore, ma che in lontananza esistano soltanto queste immagini bidimensionali. Oggi ovviamente disponiamo di macchine che hanno prestazioni sicuramente molto maggiori rispetto al passato, ma nonostante tutto dobbiamo sempre fare i conti con quelli che sono i limiti della tecnologia, i limiti soprattutto di renderizzazione da parte della CPU. Perché è vero che disponiamo di dispositivi molto più performanti, con una grande quantità di memoria, una grande quantità di calcolo, ma non sempre tutti gli hardware sono uguali e non abbiamo sempre la possibilità di sfruttarli al pieno. Quindi in ottica di
un'ottimizzazione del proprio gioco, è sempre utile tenere a mente queste tecniche perché possono sempre tornare utili anche ai grandi studi di sviluppo. Spero che questo video vi sia stato utile, vi invito a lasciarmi un like se vi è piaciuto, iscrivervi e attivare la campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao!